Eccoci a Celleno, un paesino in provincia di Viterbo, il cui nome si perde nella notte dei tempi antichi, quando il misterioso popolo etrusco governava l'Italia centrale, secoli prima che Roma fosse fondata. Celleno è il nome di un'arpia, creatura dell'oscurità, con volto di fanciulla deformato da fame e rabbia e mani con artigli, il collo nervoso e smunto. Ma tutto ciò contrasta con il placido paesino di Celleno, arroccato su uno sperone di tufo, immerso nel suggestivo paesaggio etrusco. Tra vecchie mura, paesaggi e splendidi fiori colorati, questa è Celleno, il borgo fantasma. Celleno è sempre stata in posizione strategica, ai tempi degli Etruschi e poi nel Medioevo. In epoche più pacifiche uscì dalla via principale della storia, rientrandone brevemente nel 1944, quando fu teatro di resistenza al nazifascismo e conseguente repressione. Purtroppo il suolo, soggetto a terremoti e frane, fece sì che la città a metà del XX secolo divenne pericolante. Così nel 1951 fu deciso di ricostruire la valle, dove si spostò la popolazione. A noi rimane quindi da visitare questo antico borgo così suggestivo ed incantevole, anche se ormai fantasma in quanto disabitato. Però è proprio negli edifici che un tempo brulicavano di vita paesana che sono state allestite le interessanti ricostruzioni storiche che possiamo vedere. Qui ad esempio c'era il ciabattino. Questo era invece il butto, una cisterna etrusca vecchia 2700 anni che nel Medioevo veniva usata come discarica. Sapete che esisteva una persona che si occupava di smistare le cose che venivano buttate qui? Questa figura veniva chiamata il Buttarolo ed è grazie a lui che si sono potute ricostruire nei secoli gli usi e i costumi che le persone avevano a quel tempo. Fateci sapere nei commenti se conoscevate l'esistenza di questa figura. Interessante è anche il museo, in cui è possibile vedere un plastico che mostra l'antico borgo di Celleno come era prima che fosse abbandonato. Questo plastico è stato costruito con molta cura, tanto che tra le case con i tetti in tegole possiamo vedere la sagoma bianca e rossa di una giostra per bambini. Passeggiamo per le vie abbandonate e troviamo qui forse l'unico abitante rimasto. Il paesaggio ondulato, con gli Appennini sullo sfondo, si estende sotto di noi. La provincia di Viterbo non è molto conosciuta dai turisti, ma merita più di quanto abbia. Se decidete di passare per Viterbo, la città con il quartiere medievale più grande d'Europa, o nella splendida, nonché vicina Civita di Bagnoregio che ha ispirato storie, leggende e perfino film anime, vi consigliamo di visitare anche Celleno, il borgo fantasma, affinché i suoi spiriti non si sentano soli. Non mancate di iscrivervi al nostro canale per altri video di viaggio sulle zone circostanti, ma anche di altri luoghi in Italia e in Europa. A presto!